cuffie. Comincio sempre qualche minuto prima per vedere se tutto funziona correttamente. Allora, vediamo un po'. Ok, tutto pronto, tutto a posto. Eccoci qua. Buonasera, buonasera ai primi che arrivano. Andiamo alla diretta, così vedo anche da qua i messaggi. Ciao, ciao ai primi che arrivano. Ditemi se mi sentite, se sentite l'audio per cortesia. Ciao a tutti, buona serata. Se qualcuno mi dice se audio ok, perfetto, grazie Salvatore Montemurro, grazie, ciao, buona serata. Bene, bene. Siamo quasi pronti a iniziare. Allora, poi ho rinviato alla diretta della prossima settimana a parlare di affilatura perché devo preparare un accrocchietto per, facendo la diretta, non posso spostarmi con molta facilità e quindi da appoggiare le pietre o cosa in maniera che la telecamera a questa altezza possa inquadrarle per farvi vedere alcuni movimenti di base, alcuni principi di base della filatura, per cui non sono riuscito a fare in tempo per oggi. Oggi, difatti, come avete visto dal titolo, parliamo di coltelli, chiamiamoli così, di qualità, verso coltelli economici, che poi non è detto che poi economico sia coltello da buttare via e non è detto che il coltello di qualità sia poi sempre un buon coltello. Allora, che dettagli vedere, cosa cercare un coltello che dovrebbe essere di qualità e cosa invece si può soprassedere nel caso sul coltello di aria di bosco. Sì, sono stato ieri, difatti ho un ginocchio un po'. Ermano, ciao a tutti, ciao Antonello. Sono stato un pochino, c'ho un ginocchio un po', ma stavo anche preparando, magari riusciamo a fare anche una diretta dal bosco. Comunque vediamo se riusciamo. Ciao Roberto Foiadelli, ciao a tutti. Siamo vi devo far vedere un pezzo che ho recuperato da 90 questa sera, nel senso è un pezzo economico che andava di moda qualche anno fa, che è la copia di un coltello americano. Ciao Mano, grazie per la diretta, sei un grande, no? Grazie a te che sei qua, ciao Matteo, ciao Antonio, buona serata, grazie a voi che siete qua. E stavo dicendo appunto, ho tirato fuori un pezzo da 90, vediamo poi se qualcuno, allora senza farvi vedere la marca, vi faccio vedere, ci sarà anche questo confronto. Allora, uno è la di marca e l'altro è la versione, chiamiamola economica, una copia proprio, una scoppiazzatura. Quale sarà il migliore e perché? Lo vediamo, intanto così qualcuno riconosce la copia come si chiamava, andava molto di voga, mi pare che su AliExpress ne abbiano venduti un camion, proprio perché è l'imitazione appunto dell'Easy 3. Allora era una cosa interessante, visto che l'ho ritrovato mentre sistemavo alcuni coltelli. Ho detto questo è un paragone che fa l'uopo questa sera per capire le differenze. Poi ne abbiamo un'altra. Comunque, allora, cominciamo
cominciamo anche con il mettere un distinguo sulle cose, perché io mi avete fatto molti commenti anche la settimana scorsa, vi ringrazio. Al di là di quelli in diretta poi molti di voi mi scrivono, chiedo sempre scusa se non riesco magari a rispondere a tutti, se qualcuno resta in sospeso mi riponga il quesito, io cerco di rispondergli e se non rispondo magari, di solito nelle 24 ore riesco a rispondere, se non sono le 24 sono le 48. Perché come dicevo ho moltissimi messaggi sui vari social, difatti sto eliminando alcuni social, mi concentrerò su YouTube e Instagram, e qualche risposta la do anche su Messenger, più in là basta, perché se no non riesco veramente non riesco a seguirvi bene e mi dispiace perché c'è qualcuno che mi ha detto: però è una settimana che aspetto la risposta", e ha ragione. Quindi ecco, se, mi mettete dei commenti qua su YouTube oppure su Instagram o su Messenger di, Facebook, mandatemeli lì se vi serve un suggerimento, un parere, dovete fare una scelta, eccetera. Cerco di rispondervi volentieri, magari attendete qualche ora o al massimo 24 ore, perché purtroppo rispondere a tutti con cognizione di causa poi non è una cosa semplicissima. Ah, ecco, allora, siccome stasera parleremo e non vorrei che nessuno si sentisse offeso, si sentisse escluso, sentisse che perché magari lui utilizza coltelli più economici. Allora, intanto non si snobba nessuno. La passione deve essere per tutti i coltelli, però la passione deve portarci anche a capire che un coltello di qualità è meglio risparmiare e attendere 1, 2, 3 mesi di più e prendere un coltello di qualità, anche di basso prezzo, perché ci sono coltelli di qualità anche di prezzi abbordabilissimo, piuttosto che prendere, allora facciamo un esempio, invece che prendere 10 coltelli a 10 € è meglio prendere un coltello solo da 100 €, oppure invece che 5 da 10 un coltello da 50 €. Se spendete meno dei 50 € tendenzialmente, a parte qualche rarità che c'è sul mercato, tendenzialmente sono coltelli che non valgono una cicca. Più per la sicurezza, perché tagliare tagliano tutti. Guardate, se voi prendete una lattina di fagioli e ritagliate una lama dalla lattina e la affilate, taglia, come un bisturi, ve lo posso garantire. Però bisogna vedere per quanto tiene il filo, quanto è resistente e via, e via, e via, tutti i discorsi che facciamo di solito. Quindi, se cercate anche di capire quando parliamo delle cose del contesto, perché qualcuno mi ha detto: avevi parlato bene di quel coltello, poi invece nella diretta l'hai un po' sminuito". Allora, se io ho una bellissima BMW di 5 anni fa, ultimo modello di 5 anni fa, adesso ne esce un modello più bello che ha più che più bello, che magari ha degli accessori in più, che è più sicura, che ha le ruote migliori, che ha non è allora ovviamente nel confrontarli sminuirò un po' quella di 5 anni fa. Questo non vuol dire che quella di 5 anni fa era un catorcio, vuol dire che quest'altra è ancora migliore se possibile e la stessa cosa non vuol dire che se nella recensione di 2 anni fa vi ho detto: "È un buon coltello" e oggi vi dico che però c'ha qualcosa che non va bene e quella recensione là non è più valida. È valido che nel frattempo alla stessa cifra, allo stesso prezzo, con la stessa lama, con lo stesso acciaio, sono usciti altri coltelli che hanno migliorato un qualcosina. Quindi quello resta sempre valido, questo è un valido plus. Quindi cerchiamo anche di capire il contesto in cui ciao Elvio, ciao Antonio, capire il contesto in cui parliamo di queste cose. Allora, la serata, inizia con coltelli abbiamo detto, di qualità contro coltelli, economici. Come dicevo prima, non è detto né che il coltello di qualità sia sempre buono, né che il coltello economico sia sempre da scartare. Quindi cerchiamo di capire cosa dobbiamo vedere in un coltello anche economico, ma che abbia qualità. Vi faccio un esempio
Semplice per cominciare, anzi vi faccio 2 esempi semplici per cominciare. In casa Spyderco. In casa Spyderco voi sapete che c'è, la linea, Spyderco, chiamiamola così, e c'è la linea Beard. La linea Beard sarebbe, la linea economica della Spyderco. Che senso ha, visto che la Spyderco fa già alcuni pezzi economici con la linea ufficiale, chiamiamola così, con la linea ufficiale, perché ha fatto anche una linea più economica? E la linea più economica è più scarsa di quella ufficiale? E la risposta in questo caso, proprio per dimostrarvi la difficoltà, ve la do subito, la difficoltà del capire alle volte che un coltello economico può essere anche meglio di un coltello di qualità, o viceversa un coltello di qualità può essere peggio di un coltello economico, ma perché magari hanno sbagliato delle cose nel costruirlo, nel disegnarlo, eccetera. Andiamo a vedere 2 esempi in casa Spyderco. Allora, l'altra volta vi ho fatto vedere l'Endura 4 nelle 2 versioni, la versione flat e, chiamiamola così, la versione Sabre o Scandi, se volete chiamarla Scandi. Eccole qua. Sono 2 bei coltellini, taglio puro, questo è più resistente, tutte belle cose che abbiamo detto. Allora, io ho la versione purtroppo non col manico in FNR, ma la versione col manico in acciaio, che è uguale al Police in casa Spyderco della Beard, e ho il Cara Cara 2. Eccolo qua, questo è il Cara Cara 2 col manico in acciaio. Ve lo faccio vedere anche dalla parte di là, vedete che anche la clip è praticamente identica. Anzi, vediamolo col flat, visto che è flat, guardiamo flat con flat. Allora, nel caso di il Caracara 2, io l'ho trovato in offertissima. Francesco, buonasera hermano, sono molto indeciso tra Cold Steel 4 Max Scout e AD10. Ne vale la pena spendere quasi il doppio per la D10? Te lo spiego fra un pochino, eventualmente ricordamelo se mi sfuggisse. Finiamo prima il discorso. Sono 2 coltelli praticamente identici. Adesso lasciamo stare che questo è quello col manico in acciaio, ma comunque c'è quello col manico in FNR, e quindi avreste una copia quasi del coltello. Cambia ovviamente l'acciaio della lama, che questo è l'8C R13 MOV e questo qua è il VG10. La differenza sostanziale sta nel che questo tiene un pochino di più il filo, ma a livello costruttivo sono fatti identici. Ecco, nella versione in FNR qualche rifinitura è meno precisa, per esempio, che sull'Endura 4, quindi sulla versione ufficiale Spyderco, e gli angoli sono un po' meno arrotondati, questi angoli qua, quindi tendono a fare un po' più malino nell'utilizzo continuo. Detto questo, però, non cambia assolutamente nulla. Per cui, se vi capita l'occasione di prendere a 35 € un Cara Cara, perché lo utilizzate per tagliare, come dissi, eccetera, prendetelo tranquillamente, perché pur essendo un acciaio diverso e quindi tenendo qualcosina meno il filo, un acciaio anche meno pregiato da quel punto di vista, la differenza non è poi molta nell'utilizzo quotidiano, nell'utilizzo giornaliero. In un utilizzo più intenso, ok, questo andrà riaffilato un po' di più, ma sti cavoli, come dice uno, questo costa 100 €, grosso modo 95, 90. Questo costa 35. Parliamo della versione FNR che io non ho. Questa qua è la versione col manico in acciaio da abborrire come tutti i coltellini. Bellina, molto resistente, però se avete la mano un po' bagnata, un po' sudata, slitta in tutte le maniere possibili. Quindi sempre il discorso che si faceva l'altra volta, manico d'acciaio da ripudiare. Però, come vedete, la differenza sostanzialmente
non è molta, e questo è uno di quei casi in cui spendere 35 € si ha un coltello non di grandissima qualità, ma si ha un coltello abbastanza sicuro, tanto quanto il gemello più chiaro, chiamiamolo così, il cugino più più caro, targato Spyderco. Adesso invece vi faccio vedere della linea Beard, un altro modello. Tra le altre cose me l'hanno mandato, vedete anche le scatoline sono leggermente sono uguali a Spyderco, cambiano solo i colori e in effetti vedete che c'è scritto Spyderco, l'unica cosa è che è ben scritto in caratteri cubitali Made in China. Un altro invece prodotto della linea economica che invece è molto, molto, molto valido, di più di tanti altri della linea premium, chiamiamola così, della linea premium della Spyderco, è questo modellino qua. Vediamo se riesco a farvi vedere questo modellino qua della Beard. Guardate, vedete che la firma sempre del mitico nostro, la stessa firma che poi trovate sulla linea Spyderco. Ecco, questo è in CTS BD1, ha una manicatura in G10, vedete è un liner lock, e adesso vi faccio vedere la differenza, poi vi dico anche il nome, vi tengo un attimino in sospesi. E vediamo se lo becco qua al volo, portate pazienza perché tra tanti modelli tira fuori, metti dentro tutti questi coltelli, si fa fatica poi a ritrovare. Vediamo se ce l'ho qua. Se lo becco al volo, se no vabbè è lo stesso. Comunque avete tutti presente i due più economici della Spyderco, i due coltelli più economici della Spyderco, che eccolo qua, perfetto. Allora, 1 e 2. Secondo voi qual è vediamo il primo che mi risponde, il migliore tra questo Beard e questo Spyderco? Sono tutti e due liner lock, per cui stesso tipo di sicura, lama un po' più spessa quella del Beard. Allora, vediamo chi mi sa rispondere per primo. Vince una caramella. Faremo anche preparerò un omaggio. Il Beard è cartellato, anche l'altro è cartellato. La maniera più economico, sì, pur essendo della linea, chiamiamola premium, mentre l'altro è della linea economica. Quindi, vediamo, aspettate che rispondo a un messaggio anche qua. Preferisco il Beard. Bene, perché preferisci il Beard, Innocenzo? Questo Beard. Il Beard è un acciaio migliore, bravissimo. Il Beard in questo caso è un acciaio migliore. Ed è un acciaio migliore perché dai, vediamo chi viene fuori, chi ce lo dice, chi ce lo dice. Ho risposto, sulla carta il Beard per l'acciaio, però bisogna vedere sul campo. Allora te lo dico io, sul campo
è migliore il Raven 2, cioè il Beard. L'acciaio è un CTS BD1, è un acciaio fabbricato in modo anche particolare, andate a vedervi le caratteristiche tecniche, mentre lo Spyderco ha lo stesso acciaio che abbiamo visto prima sul Beard di prima e è costruito poi dalla stessa linea in Cina. Allora, questi due hanno lo stesso tipo di acciaio. Questo viene 55 euro, grosso modo, questo viene 35 euro. Ecco che in questo caso, se questo trovate la versione con l'FNR e la cartellina dentro esattamente come nell'Endura 4, avete per un prezzo molto basso un EDC che va discretamente bene. Ovviamente non è una Ferrari di coltelli, non mi piacciono proprio come estetica. Beh, Maurizio, questo è un altro discorso. Ma oltre avere il Raven 2, oltre avere uno spessore di lama maggiore e un acciaio migliore, pur essendo della linea più economica, ha un'impugnatura migliore, più ergonomica e anche la gimpatura, vedete come è grossa la gimpatura, mentre qua la gimpatura è più fine e quindi dà meno fastidio al pollice durante l'utilizzo. Vi faccio vedere l'inclinazione poi identica, il disegnatore è sempre lui, per cui non cambia poi. E poi ha un'altra cosa, ha il finger choil. Ha il finger choil, vedete, per cui io posso avere una presa avanzata maggiore che non fa sull'omonimo, chiamiamolo così, omonimo, però c'è anche qua da dire che pur essendo la linea economica, il Raven 2, intendevo dire che per esempio Easy e Ontario usano 1095 in 3, ma la sua tenuta del filo Easy è migliore. Sì, ma adesso ti spiego anche perché, però tra Easy e Tops, per esempio, e usa anche la Tops, il 1095 e anche la Camillus adesso non c'è più, purtroppo anche la Kabar usa il 1095 come la Camillus e l'Ontario è l'ultima, ma l'Easy è la penultima, perché è il tipo di tempra, non fa una tempra sbagliata l'Easy, ma fa una tempra morbida. Tieni i coltelli più morbidi, con una tempra più morbida e quindi meno HRC e quindi tendono a essere, tenere meno il filo, ma essere più flessibili. In questo caso però c'è da dire che mentre lo Spyderco costa 55 euro, grosso modo, e il Beard in questo caso costa molto di più, lo trovate circa sui 90 euro. Quindi linea economica, ma prodotto di qualità. Questo è un prodotto di qualità superiore. A mio parere, per esempio, in questo caso la Spyderco doveva farlo nella linea Spyderco e non nella linea Beard a questo punto, perché è un prodotto valido, molto valido. In più abbiamo 8 centimetri di lama, quindi 8 centimetri e mezzo, grosso modo, di lama, per cui è anche una signora lama, non è un coltellino da poco. Bene, allora, invece, come abbiamo detto, nel caso del più economico Cara Cara 2, in confronto al nostro Endura 4, lasciando stare che adesso qua io non ho il manico in FNR, come abbiamo detto, purtroppo ho solo questo, non ho quello in FNR. Qua siamo oltre i 90 euro, qua siamo a 35 euro, sia la versione questa col manico in acciaio che quella col manico in FNR, che comunque è cartellata uguale all'Endura 4. Ha qualche difetto, come vi spiegavo, nell'FNR sui bordi, qualche piccola rifinitura, però alla fine vale maggior la pena prendere l'economico che non fa la linea premium,
Questo è il discorso. Allora, questo è per capire come in questo caso noi abbiamo visto 2 esempi dove, un esempio, la linea premium è meno valida della linea, chiamiamola economica, e un altro esempio è quello dove invece la linea economica, visto il prezzo prestazioni, è più valida, è più conveniente e anche però abbiamo comunque un coltello che essendo costruita soprattutto nella parte meccanica dalla stessa linea di produzione, cambia l'acciaio, che qua abbiamo un acciaio cinese 8CR Mauve, qua invece abbiamo il VG10 giapponese, ma se no il resto della meccanica è identico, anche la sicura è la stessa, identico backlock, stesso identico, e la stessa catena di montaggio, 35 € contro 95 €. Per un utilizzo così di tutti i giorni conviene più questo e abbiamo poco meno di qualità di questo, ma veramente poco meno. Quindi non ha senso prendere la linea premium, a meno che non sia per altri motivi, per la passione, per avere il coltello della versione premium, piuttosto che la linea economica. Vediamo qua cosa mi dice: "Ciao Ermanno, cosa ne pensi del rapporto prezzo-qualità del Glock 78-81? Hai avuto modo di usarli?" No, ho avuto modo di provarli e devo dire che non sono malissimo, però parliamo di non sono malissimo, però bisognerebbe provarli un pochino di più per vedere effettivamente, perché anche lì succede che a volte ci prendiamo un bel coltello, ne siamo entusiasti, dopo qualche mese, perché a volte i coltelli fatti bene si vedono subito, però alle volte col tempo si iniziano a trovare dei difetti e adesso vediamo con i lama fissa. Qua ho alcuni lama fissa, partiamo dall'Easy, linea diciamo copia economica cinese Easy originale. Quale dei due è la copia cinese? È abbastanza semplice, vediamo, sicuramente chi ce l'ha ha già indovinato qual è la copia cinese e qual è invece l'autentico. Se non ci fossero le scritte, in effetti appoggiati, diciamo così, fare una foto, se uno non ce l'ha in mano, potrebbero anche sembrare uguali. C'è anche da dire che anche il peso cambia qua. Prima però, chi è che mi aveva domandato? Ah, è tra il 4 Max Scout e la D10. Allora, adesso, prima di passare qua all'Easy, allora vediamo la D10 e il 4 Max Scout che li ho qua. Eccoli qua. Linea premium, linea economica, sebbene siano 2 coltelli diversi, quindi non si può fare un paragone. Fodero verde è cinese, dice Innocenzo. Vediamo dopo se hai indovinato, Innocenzo. Copia cinese nella tua mano destra. Ah, urco, adesso li ho messi giù. Adesso vediamo comunque. Allora, mi chiedeva appunto Francesco Zangara, buonasera, tra il 4 Max Scout e la D10 se vale la pena. Allora, vale sicuramente la pena prendere la D10. Allora, intanto perché il 4 Max Scout non lo puoi portare, cioè scordatelo come DC sicuramente. La D10 pur essendo comunque un coltello di una certa dimensione, una volta chiuso e infilato in tasca, se non sei ragazzino che hai jeans stretti, te lo puoi portare tranquillamente come DC. Questo no, assolutamente. Questo ci vuole, ci sta, volendo, però insomma, è una cosa. Come robustezza sono ugualmente robusti, sebbene questo abbia le cartelle in acciaio, questo invece li ha in alluminio, perché questa è l'ultima versione, ha le cartelle in alluminio. E ovviamente la lama è di qualità superiore, essendo S35VN l'acciaio della D10 e mentre Aus 10 ha questo del Max Scout, del 4 Max Scout. Allora, sicuramente tra i due, visto che c'è una differenza di un'ottantina di euro, c'è una spesa da fare una tantum.
prendi la D10, questo è il mio consiglio personale. Ti troverai bene e lo puoi utilizzare di più chi non fa il 4 Max Scout. 4 Max Scout può sostituire un fisso in 90% delle occasioni, però è anche un bel mappazzone da portarsi dietro ed è anche un pochino meno bello esteticamente, guarda il G10, guarda le finiture, insomma. Qua abbiamo questo Grivex, che in realtà il Grivex come materiale non sarebbe male, anzi è meno frangibile del G10 perché è più elastico, però con questa texture molto cheap che gli hanno fatto, è molto cheap da vedere, per cui non ecco. Aspetta che leggo. Buonasera a tutti, buonasera Ermanno, ciao Andrea. La mia carta costa di più di un manico in materia plastica, certamente, e anche il G10 costa di più. Allora, spero di averti risposto. Per me vai di AD10 e spendi un pochino di più, ma vai di AD10. Allora, torniamo a coltello di qualità contro coltello economico. Eccoli qua. Questo pagato 15 euro, mi pare incluse le spedizioni, questo pagato 140 euro. Allora, originale, scrauso, chiamiamolo così. Allora, l'iscrauso, il cinese, io ne avevo due, uno l'ho rotto per la prova, è il Cima. Eccolo qua, il Cima. Intanto Cima è un acciaio inox 7CR17 MOV cinese, un 440, non so neanche se sia un C, 440A, 440A con un po' di molibdeno dentro. Mentre l'ESI, eccolo qua, sapete che è in 10,95. Vi faccio vedere anche la differenza di spessori della lama. Questo è molto pesante, pesa una volta e mezza questo. Cioè lo scrauso, chiamiamolo così, la copia, è molto più pesante dell'originale. Per il resto vi faccio vedere, la tipologia di lama è stata imitata discretamente bene, il tipo di micarta, la qualità della micarta è migliore quella dell'ESI, è più grippante. Ho sbagliato, non ho indovinato, vabbè, succede. Allora, la micarta dell'ESI è più grippante, mentre quella della copia cinese non lo è, però devo dire che la copia cinese non è affatto male. Il problema di questo è che si spezza molto più facilmente di questo, ma si spezza molto facilmente. Per far mantenere il filo l'hanno temprato un po' alto e se si abusa un pochino tende a spezzare. L'ESI invece viene proprio temprato in quella data maniera, oltre che qua, vabbè, ci costa molto meno, lo butto via se si rompe, qua noi abbiamo la garanzia vita. Questo, se noi, tenderà piuttosto a piegarsi e non a spezzarsi. Quindi questo, al di là di un fatto di non perdere il coltello, e vabbè, il cinese è un po' indicativo e ti fa diventare tutto verde, è vero. E sicuramente sicuro, non vi fate male, non vi rompete una mano, non vi tagliate una mano, non vi fate male. Poi anche lo spessore, allora questo coltello è stato creato con una cognizione. Voi sapete che Randall, il suo ideatore, ha fatto diciamo così che i primi due coltelli li produceva la Ontario e si chiamavano RAT, il RAT 3 e RAT 4, e poi sono diventati, quando l'ESI si è fatta la sua a Rowen, vedete che c'è scritto Rowen, si è fatta la sua fabbrichetta per farli e sono diventati ESI 3 e ESI 4. ESI è il nome praticamente della scuola, vedete che c'è scritto Randall Adventures, che è la scuola di addestramento che Randall ha inventato assieme ai suoi due soci e colleghi. Loro addestrano non solo civili,
addestrano paramilitari e addestrano anche militari. E allora, avevano creato questo tipo di coltello un po' sulla scorta, ve lo ricordate, non so se avete visto il mio video sul Nimrod di Rumici. Sono coltelli che non sono, cioè vorrebbero essere coltelli da taglio puro, però ovviamente essendo per uso tattico, questo qua è un coltello da taglio puro, no, l'Endura 4, essendo per uso tattico ovviamente la lama deve avere un certo spessore o certe caratteristiche di resistenza. Per farvi un'ipotesi, invece dell'Endura, se noi avessimo un Police, il prima versione di Police, oppure la prima versione e la seconda versione della Spyderco del Native, la lama aveva quella specie, sembrava quasi uno stiletto, no? Perché era molto spessa sopra. Ecco che la stessa idea è qua, sono due coltelli quasi da taglio puro che però devono avere anche un utilizzo tattico e quindi avere la possibilità di avere delle lame resistenti a un certo abuso, una certa bistrattazione. Quindi l'ESI è nato dopo una serie di prove, di esperimenti, eccetera. Vedete che anche al Finger Choil, e il problema nasce adesso quando hanno fatto la versione in S35VN che diciamo che se sugli ESI 1095 su 10 modelli uno si rompe la lama nell'abuso, gli S35VN abbiamo 3 o 4 che si rompe la lama, perché per questo tipo di coltello, per la funzione di questo tipo di coltello a tutto tondo, una lama carboniosa è sicuramente migliore di una lama in acciaio inox. Detto questo, passiamo alla versione cinese. Trovate ancora qualche video su YouTube di chi mi sembra anche i DBK, no? I due olandesi che l'avevano preso e l'hanno rotto in pochi minuti. Tendeva soprattutto a cippare subito la punta, pur essendo una punta non indifferente, ma ovviamente essendo coltello economico la tempra è fatta a come capita e dentro abbiamo i grani dell'acciaio, sono molto grossi, non sono compatti. Però se uno voleva spendere poco e avere una copia dell'Easy, questa era la versione, però in questo caso era assolutamente da evitare come la peste. Allora, abbiamo detto, in questo caso il coltello economico è da schifare, come si dice. Andiamo a vedere invece altri coltelli di qualità e coltelli economici. La differenza spesso è nei materiali, nell'acciaio della lama, nei materiali e anche però dal tipo di progettazione, perché un coltello ben progettato richiede uno studio, richiede dei test, va poi identificato che tipo di acciaio. Parlando di Randall, esistono dei coltelli alla portata di tutti per uscite domenicali? Di Randall come Randall? No, alla portata di tutti non ce ne sono, costano tutti molto cari. E quindi purtroppo non ce n'è. Della linea Easy, sì, abbiamo visto, ce ne sono più di qualcuno, insomma, poi c'è la versione adesso di Easy 3, Easy 4 col manico modificato, ormai da qualche anno, che va meglio per il bushcraft, è un po' meno tattico, perché l'Easy aveva il problema che essendo tattico, qua era tenuto sottile anche per avere meno ingombro quando ce l'hai sullo spallaccio, eccetera, e quindi restando più sottile, se io devo lavorare molto il legno senza guanti, qua mi dà fastidio, quindi hanno fatto quello col manico più bombato. Adesso i nuovi in S35VN hanno quel manico che a me fa ribrezzo, però hanno quel manico, sapete, coi colorini bombato, però perde il significato di avere questo tipo di coltello. Allora vado su altri modelli di coltelli. Un altro coltello economico, Blackjack 125 cc coppia Randall, qualità e prezzi onesti. Sì, 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 è vero, però allora piuttosto che prendere una copia vado a cercare un originale di un'altra marca.
Allora, per esempio, questo, vi parlo di una marca, a cui spesso si rompevano le lame, poi ha cambiato linea di produzione, ha iniziato a fare una linea di produzione migliore e ha prodotto qualche buon pezzo e non tutti, perché trovate ancora delle porcheriole, e parliamo della Schrade. Anzi, vediamo se ve lo faccio vedere da qua, la Schrade. Allora, questo modello in particolare poi è stato, disegnato da Griffin, uno, ehm, dei più stimati, disegnatori di lame, statunitense. Francesco Zanda sì, però intendevo originali. Ah beh, originali sì, sì, sì. Statunitense, e devo dire che la lama è molto, molto efficace. Come vedete non è molto grande, non abbiamo i 10 centimetri di lama, abbiamo gli 8 centimetri di lama, abbiamo una gimpatura sì grossa però arrotondata, per cui non dà fastidio anche se la usate senza guanti. Abbiamo il codolo che finisce con questa arco, per cui mi permette di metterci un laccetto, di fare una dragona, ma anche di utilizzarlo come percussione e addirittura per l'acciarino. Essendo che la lama è coperta, se voi non volete scoprire un pezzettino di dorso per usare bene l'acciarino, allora potete utilizzare il codolo. Cos'ha di bruttissimo questo bellissimo coltello economico? Perché anche questo viene sui 50-55 euro. Se ne trovate un pezzo perché sono fuori produzione, accaparratevelo. Cos'ha di brutto? Il manico. Il manico, oltre che essere cheap da toccare, sembra proprio plasticassa, anzi sembra, sapete, io che sono un vecchio babbione, i telefoni di una volta o le radio di una volta che erano fatte in bachelite, perché non era facilmente reperibile la plastica moderna. Difatti mi ricordo quando poi uscivano i primi contenitori in plastica moderna, quelli che oggi siamo abituati ad avere, insomma questa plastica qua, c'era una ditta che aveva, adesso ha perso il brevetto, ma l'aveva brevettato, si chiamava Moplen. Se qualcuno di voi è un po' anzianotto come me, si ricorderà il Moplen. Bene, ecco, allora prima del Moplen c'era la Bachelite e questa sembra Bachelite, invece è una plastica moderna, ma è altrettanto orrenda. In più, essendo liscia, se hai la mano un po' bagnata, un po' sudata, scivola. Peccato perché il manico non è fatto male, ha questa convessità, vedete, ha questa convessità che permette, pur non avendo una guardia molto alta, il pollice, vedete, la mano, di fermarsi, di essere protetta. Questa convessità che ha qua, il manico è molto comodo, il manico non stanca la mano, è molto comodo. Allora ho visto tanti l'hanno rigata, hanno cercato di rendere, e invece molti hanno fatto uno stampo e si sono rifatti il manico, per esempio in G10 piuttosto che in micarta. Ecco, questo è un prodotto economico che va molto bene. La lama è stata fatta anche in 1095, abbiamo detto, e ha una tempra discreta, per cui ho visto che i modelli con lama rotta della Schrade, di questo modello qua, non ce ne sono stati. Il modello, ve lo leggo, è l'SSCH F55. Questo ha fatto un bel, io poi ci ho messo un backlock per cui per metterlo in orizzontale. Se voi mettete il paracord eccetera, può essere tenuto in cintura anche come coltello da difesa. Ecco, questo qua per esempio, però altri modelli della Strada invece fanno veramente paura, nel senso che non vanno assolutamente comprati. Ecco che anche nelle linee, chiamiamole così, economiche, non è tutto da buttare, anzi, scusami Ermanno, ma Alfa Kniven F1 VG10 si cipa la punta abbastanza facilmente? L'F1 Pro COS va meglio dell'F1 tradizionale?
Allora, la punta si cipa facilmente se fai le cavolate di continuare a piantarla nel legno duro e coso, perché è proprio come è fatto quel coltello lì, la punta è fatta da non puoi martellarla, piantare appena la puntina e poi continuare a fare questo senso, perché è una punta che va a finire. Il cos è più resistente, è più robusto, però è anche più duro da affilare. Allora, ci sono delle cose che con alcuni coltelli si possono fare, con altri no, però non è detto, prego Antonio, non è detto che si debbano fare. Ecco. Allora, vediamo ancora un'altra differenza, per esempio, con un coltello economico e un coltello di qualità. Allora, noi prendiamo adesso il nostro Bob Tops in 150 cm, 154 cm e vediamo perché è di qualità. Innanzitutto anche le finiture, l'accoppiamento, non ci sono sbavature, le dimensioni di entrambe le bisellature sono perfette, anche le dimensioni delle guancette, è tutto ben lavorato. È vero che la Tops ha una parte lavorazione industriale e la parte di finitura ce l'ha artigianale, cioè ce l'ha manuale, agli addetti, gli operai che lavorano, vitano, fanno e brigano. Però è anche vero che ha una produzione, da questo punto di vista, è un controllo qualità che vanno bene. Se voi trovate un minimo di difetto, ve lo cambiano subito in garanzia. Però c'è un'altra cosa che ha reso di qualità, pur essendo un coltellone inox, perché attenzione, se dovete scegliere e non vi fa differenza tra l'inox e il carbonioso, tra il modello in 154 cm e questo e quello in 1095, prendete quello in 1095, perché il 1095 ha quella leggera elasticità che va meglio sempre dell'inox. Però qua cosa hanno fatto? Per rendere di qualità una lama così grossa, essendo inox, 154 cm è un perfezionamento sempre, sono tutti perfezionamenti del 440C, hanno fatto una tempra criogenica, la stessa che loro fanno al 1095, però hanno dovuto inizialmente farselo fare da un'azienda terza specializzata proprio nella tempra criogenica. Così hanno tenuto caratteristiche del tutto simili, anche se non uguali, alla versione in 1095. Ecco perché questo addirittura costa qualcosina di più della versione in 1095. Quello in 1095 lo riuscite a trovare sui 170 euro, qua andiamo a 200 euro e più. Eh. Allora, volevo parlarvi in questo caso della linea Black Fox. Ecco, questa è un'altra linea economica dove si può andare molto sul sicuro. Intanto perché la Fox controlla la catena di produzione. Il prodotto è costruito in Cina, ormai la maggior parte dei prodotti in acciaio sono costruiti in Cina, vi do questa triste notizia. È costruito in Cina, l'acciaio è un 440C temprato bene. Devo dire che nella prima serie hanno avuto qualche problema, poi hanno aggiustato col controllo di qualità e qua avete un prodotto che oggi trovate sui 65 euro, oppure prendete il Viator, lo trovate sui 50 euro addirittura, e avete due prodotti bene. Abbiamo un G10 molto valido e con una texture grippante. Vi faccio vedere la texture grippante. È un full flat, quindi si adatta a tutti gli utilizzi, che voi dallo scuoio al tagliare il cibo, a lavorare il legno, si adatta a tutto. Abbiamo un buon fodero in Kydex, il backlock ce l'ho messo io, ha un aggancio diverso e anche viene dato in dotazione, se non erro, una barrettina di ferrocerio per cui avete anche l'acciarino. Vale
veramente la pena. Cioè, qualitativamente non è un tops Bob, però ci fate più o meno le stesse cose, anzi ci fate le stesse cose e ovviamente, spendete un quarto, un terzo, dai diciamo un terzo del Bob. Scusate, questa è un'altra delle cose, vedete che il coltello economico non è detto che sia un coltello di scarsa qualità. Poi ovviamente, come abbiamo visto col CIMA 1 di prima, ci sono coltelli economici per lo più che sono veramente scadenti. Allora, io consiglio sempre, perché qualcuno me l'ha già scritto, non prendetevi il coltello da bancarella da 10 euro, poi se vi piace perché lo tenete, grazie, grazie, salute, grazie. Perché vi piace e lo volete tenere lì nella bacheca, lo volete tenere lì o... Perché? Perché anche nel fare le piccole operazioni, ma lo uso solo per aprirmi il panino, può spezzare o rompersi in malo modo o saltare la molla o saltare il pivot e ci rimettete magari un dito per non aver speso magari 30-35 euro come abbiamo visto per un beard che già qualitativamente è migliore di una cinesata. Allora, ci sono cinesate e cineserie. Le cinesate sono proprio delle cose da patada sempre. Però Antonello, se tu mi mandi qualche prezzo, magari prima o poi una patata la prendo da te, perché a me ne è rimasta una sola, quella grossa, una l'avevo regalata e una grossa nel trasloco l'ho persi, ne ho una da 8 centimetri, mi pare, adesso mi pare di sì che sia 8 centimetri, che avevo preso durante il quando ero nell'esercito a Macomer addirittura, era il periodo che ero a Macomer, perché ero stato poi, sono stato alla Gonzaga Sassari, ma lì non c'avevo per la testa le patate, avevo altro da fare. Allora, andiamo avanti. Allora, altro coltello di qualità che abbiamo già visto è questo Saturn che è costruito dalla Lionsteel su disegno di molletta, per cui assomiglia molto a alcuni modelli della Lionsteel, e l'acciaio è lo Sleipner. Allora, ovviamente qua loro se lo fanno pagare molto e a ragion veduta perché hanno fatto un pezzo particolare, mh, perché se lo fanno pagare su 350 euro. Però in questo caso voi avete un coltello garantito a vita, un coltellone sicuro che potete utilizzare con acciaio che secondo me è uno dei migliori per fare le lame da lavoro, cioè lo Sleipner è sicuramente un acciaio da lavoro, meglio del D2 e non dico meglio del 1095, avete notato, perché a me il 1095 piace moltissimo. Lo so che è un acciaio obsoleto, so che è un acciaio che non tiene poi il filo tantissimo, ma lo tiene bene e lo si riaffila veramente con uno sputo, per cui se devo consigliare con che coltello iniziare, iniziate con coltello 1095. Vedete anche qua le finiture, la qualità delle finiture, il manico studiato e in maniera ergonomica, in maniera che le stesse viti che lo tengono non facciano male, non diano fastidio, che la mano sia protetta, eh, e vedete esattamente, vedete anche il codulo dietro che è fatto anche questo, essendo il dorso tondo, a me piace molto il dorso tondo che fa la Lionsteel, in questo caso che hanno fatto anche loro della Saturn Knife, perché non dà fastidio. Voi il coltello d'estate potete usarlo senza guanti. Per l'acciarino avete il codolo esposto, vedete che ha l'angolo a 90 gradi e quindi potete utilizzarlo. Io ho l'M7 che è un mostro, mi ricordo quando forgiavo i miei coltelli in D2. Ecco, lo Sleipner diciamo che è un D2 modificato. Allora, andiamo sul coltello economico e iniziamo a vedere le differenze. Ecco, qua il nostro bel Mora, che oltre che essere un bel colore che risalta agli occhi, questo perché se vi cade nel bosco lo vedete, se lo prendete col manico verde, se vi cade nel bosco, che magari
un po' buietto non lo trovate. E questo qua, anche questo viene sui 30 €. Però ovviamente, per esempio, con questo non ci potete fare batoning. Per tutto il resto, questo qua è un coltello economico di assoluta qualità. Si lavora bene il legno, si tratta bene il cibo, lo spessore ovviamente è piccolo, ecco perché non ci potete fare batoning, qualche pezzettino di legno piccolo, però no. Ha il manico, uno dei manici più comodi per coltelli, che è lo stesso che ha il Garberg, e veramente non stanca la mano, si impugna, si lavora, si lavora, si lavora, si lavora, si lavora, si lavora, non stanca la mano. Non è full flat, è un hidden tag, ma finisce qua grosso modo il tag all'interno, ma questo non crea assolutamente nessun problema. Un altro coltello economico, ma sul quale voi potete spenderci bene, spenderci i vostri soldi con una certa tranquillità, è un coltello costruito in Spagna. Sapete che adesso la Spagna ci sono i Joker, cioè c'è un'infinità di marche, di modelli. È la Kudeman. Ecco, la Kudeman ha un passetto in più dei vari Joker e delle varie altre marche spagnole. Se anche adesso penso che la casa di produzione delle lame, cioè la fabbrica, la condividano, però la Kudeman ha più esperienza, lavora meglio e fa delle buone finiture. Quello che vi faccio vedere è il modello Bushcraft e lo si trova oggi sui 60 € e vedete che anche qua la bisellatura è pari da entrambe le parti, la micarta è molto bella e molto ben lavorata, la micarta del manico, abbiamo il foro per il laccetto e abbiamo un coltello che intaglia veramente bene. L'unico difetto che ha questo coltello è un po' l'acciaio, che è un MOVA molibdeno vanadio, è un 440C con l'aggiunta di molibdeno vanadio. Perché a me non piace molto, è un po' più ostichino da affilare, però insomma tutto sommato qualche piccolo difetto per essere un coltello di linea economica deve ben averlo, se no sarebbe un top, o se fosse un top di gamma non ci sarebbero problemi. Qua non abbiamo problemi con l'acciarino, l'angolo è di 90 gradi e anche questo è un coltello economico che ha una validità sia tecnica che funzionale. Pare proprio avorio, è veramente bello. Questo coltello qua preso così perché volevo provare un Kudeman che non fosse il solito T1, MT1, MT4, ancora qualche anno fa, presi questo. Devo dire che tra lui e il Garberg, lavorando, il Garberg costa di più perché lo trovate adesso a 80 € l'inox e sui 90-95 € il carbonioso. Come mordente nel legno siamo lì. E quindi sicuramente è una linea economica che va bene, che va bene. Adesso vi faccio vedere alcuni problemi per cui non bisogna mai prendere le linee economiche. Vediamo se riesco a individuarlo per farvelo vedere. Allora, uno l'ho individuato qua e uno l'ho individuato qua. Benissimo. Allora, questo qua è un Boker. La Boker fa alcuni buoni prodotti e se li fa pagare come i top di gamma delle altre aziende. Allora, vediamo cosa dice Mario Rossi. Il Kudeman, a differenza degli altri produttori spagnoli che utilizzano il 420, si sta svegliando. Ho comprato un piccolo tascabile in VG10 semmai molto performante. No, è già sveglia da tempo la Kudeman. È che lei inizialmente lavorava molto per i cacciatori. Sapete che i cacciatori gli serve un coltello. Adesso si stanno raffinando anche i cacciatori, ma una volta coltello che non costasse molto e che se anche lo perdono nel bosco è uguale
posseggo il Joker Nomad e mi trovo bene, non è male. No, non è male perché adesso la Joker utilizzerà la stessa linea di produzione, da quello che ho saputo, non so se l'informazione sia confermata, della Cudeman. Addirittura la Joker ha fatto l'ultimo Victorinox, quello lama fissa, mi pare che l'abbia prodotto proprio la Joker e poi è stato timbrato Victorinox. E lì non so perché la Victorinox abbia fatto questa sciocchezza, a mio parere, perché ha perso molti punti. Ecco, allora, questo qua è un Boker molto bellino, da usare così, insomma, da EDC. E allora vediamo i difetti della linea economica cinese. Guardate qua questa screpolatura, la vedete? E la finitura qua. Vediamo se riesco a inquadrarvela. Allora, questo è quello di cui vi parlavo di coltelli economici. Vedete cosa succede nei coltelli economici? Perché? Perché fanno le tempere un tanto al chilo, perché anche le fusioni sono fatte un tanto al chilo. Ed ecco che succede. Voi immaginatevi questo crepetto che vedete qua, vedo se riesco a farvelo vedere meglio. Immaginatevelo all'interno della lama e voi lì che lo usate, tac, si rompe e vi tagliate via un dito o vi parte e vi viene in faccia, vi viene nel viso, vi colpisce una gamba, un braccio, perché dopo quando si rompe fa sempre da molla, perché magari si sta, non so, sto forzando per fare un buco nel legno o sto forzando perché apro una lattina che ho perso l'apriscatole. Ecco perché io continuo e insisto. Allora abbiamo visto delle linee economiche valide, sono però marchi che generalmente non vogliono rovinarsi l'immagine producendo prodotti scarsi, per cui mantengono comunque un certo livello di qualità e di sicurezza. Se voi invece prendete, ed è strano fatto dalla Boker, questa, perché non è la linea economica della Boker, questo faceva parte della linea, difatti ha il suo foderino in cuoio, mentre la linea economica aveva i foderini in plastica. Eppure, prodotto costruito, non c'è neanche scritto dove è costruito, ma di solito se li fanno fare in Cina, anche la Boker, che è tedesca. Difatti sì, Boker Plus manicatura in titanio e lama VG10 è fantastico. Sì, sì, ma fanno dei modelli meravigliosi la Boker, fanno dei modelli molto pregiati anche, però hanno varie, guarda questo prodotto qua, eccolo lì. Ecco perché non dovete comprare i coltellini da banco, i coltelli quelli che trovate ai banchetti, quelli che trovate al coso. Cioè se li comprate per collezione o cosa, ma per utilizzarli attenti, perché questa crepa che c'è qua l'hanno anche all'interno della lama. Ve lo spiego sempre semplicemente senza entrare troppo nel tecnico. E si rischia di farsi molto, ma molto male. Allora, però è come i Languiol. Il Languiol in Francia è diventato un consorzio, fanno coltelli di altissima qualità e fanno coltellacci da buttare via. Allora, siccome qualcuno in settimana mi ha chiesto ancora del CUR, vi faccio vedere la differenza un attimo e ve la faccio rivedere, visto che siamo quasi in chiusura. Alla Decathlon sono pessimi quasi tutti. Ecco, non comprate i coltelli della Decathlon per piacere. Se vi serve perché andate a fare una passeggiata una volta al mese, ripeto, portatevi un coltello da cucina e siete più sicuri. Un coltello da cuoco da 30 euro e siete più sicuri. Allora, questi sono i due CUR. La versione Wood e la versione normale col manico in G10 che può essere verde, nero, eccetera, eccetera. E neanche la Lidl, bravo, sì. Allora, la differenza che vi dicevo, questo ha le cartelle in acciaio che però sono più strette e vengono ricoperte dal G10. Le cartelle della versione invece, guardate, della versione legno Wood, vedete che arrivano
fino qua, quindi questo è più robusto di questo. In più ha, come dicevamo l'altra volta, in caso ci fossero problemi potete smontare il flip e utilizzarlo con l'apertura a 2 mani. Per esempio in Germania non sarebbe possibile avere il flip, bisognerebbe smontarlo. Ora si apre una guerra alla Decathlon ah sì, sì, si aprirà sicuramente, ma io non entro in polemica con nessuno. Guardate, io ho avuto, ahimè, mi dispiace perché dopo le volte uno youtuber che mi ha un po', la Tops, per quanto ho capito, sentendo lavora molto bene il 1095. Sì, la Tops e anche l'Easy lavorano bene, hanno una lunga tradizione. C'è da dire che in America hanno una lunghissima tradizione dell'utilizzo del 1095, pensate a tutti i coltelli da guerra, le baionette, dal 1900 che lavorano anche un po' prima, il 1095, per cui hanno veramente una lunghissima tradizione ed è ben lavorato, che è il discorso che facevamo nella prima diretta, no? L'acciaio, che tipo di acciaio, eccetera, eccetera. Ci sono degli acciai che ovviamente dal punto di vista tecnologico possono sembrare superati, per esempio ci sono tanti, uno fra tutti Dennis Mura che lavora tanti tipi di acciai, però uno degli acciai che ho visto lavorare molto bene, che è un nostro artigiano italiano, è il 440C e lo lavora superbamente bene. Per cui il 440C, se volete un inox, un chiudibile o un piccolo fisso, eccetera, è ancora un acciaio molto valido. In più si affila facilmente, tiene discretamente bene il filo e abbiamo molta esperienza nel lavorarlo. Il 1095 è la stessa cosa, è un carbonioso lavorato bene, come lo lavorano la Easy, la Tops, ma anche la Ontario, dai, diciamo che non lo lavora male, lavorato bene, ma anche la Condor lavora il 1095. Anzi, ne proverò qualcuno adesso appena avrò la possibilità di procurarmene un paio della Condor. Anche lì c'è una linea abbastanza economica, la Condor, che è fatta a El Salvador, quindi il costo di produzione è basso, eccetera, e fa dei buoni prodotti e li fa tutti in 1095. 1095 è uno dei miei acciai preferiti. Io se devo prendere un carbonioso o Sleipner o 1095. Ho qualche D2, però il D2 lo trovo più di sé, se ben trattato ovviamente, perché il D2 è il Condor 1075, ne fa alcuni in 1075, ma ne fa molti in 1095. E comunque il 1075 è il fratello del 1095, varia veramente di poco. E il 1090, stavo dicendo, il 1095 veramente lo affilate con uno sputo, tiene discretamente bene il filo, se è lavorato bene come la lavora la Tops, come lo lavora l'Easy, come la lavorano altre aziende americane che hanno lunga esperienza con questo tipo di acciaio, è favoloso. Il D2 è un ottimo acciaio per attrezzi, va bene anche per i coltelli, va molto bene anche per i coltelli, però a me non piace moltissimo, nel senso, devo chiarirmi, non è che mi faccia schifo, nel senso generale, è che per affilarlo devo spezzarmi in due tutte le volte, se ben trattato, perché ovviamente viene molto duro. Volevo farvene vedere uno, qua vediamo se riesco a tirarlo fuori. Là. Per esempio, chi conosce la Wonder Tactical, il D2 della Wonder Tactical è anche questo temprato criogenicamente, però ragazzi miei, tirare fuori il filo, questo qua è un lince, ne ho due modelli, c'ho due scrambler e quindi conosco bene. È un'arma da guerra, è veramente, questo è un coltellaccio, nel senso se anche la lama non è lunghissima, è un coltellaccio, è in D2, però ragazzi quando è da filare c'è da fare, c'è da fare. Se devi ripristinare bene il filo, devi avere per forza dietro
una diamantata, perché se no non lo scalfisci. E quindi io, se devo dare un consiglio per chi va nel bosco, per chi fa campeggio, eccetera, è meglio avere un acciaio che tenga qualcosa meno il filo, ma con poco lo. Vado un attimo fuori. Temerman, qual è la differenza tra un 690 CO della Fox e il 690 CO della Estrema Razio, visto le considerazioni? No, non c'è nessuna differenza. Non c'è assolutamente nessuna differenza. L'Estrema Ratio sono stati bravi, io non sputo mai sui prodotti italiani, a me non piacciono, ne ho uno solo, non piacciono per il tipo di manico che fanno tutti gli stessi manici in argall, cioè in alluminio aeronautico, adesso vediamo se ce lo fa, ve lo faccio anche vedere, e sono bravi, hanno fatto un buon marketing. Come la Tops, vero? Guardate che la Tops fa tanti gran bei coltelli e fa tante belle castronerie anche. Siccome avanzano dei pezzi d'acciaio, secondo me, quando fanno i tagli, no, fanno, dov'è qua? È l'Estrema Ratio che c'ho. Quando fanno i tagli, gli avanza probabilmente dei tagli, eccetera, quindi si vedono i coltelli con delle forme strane, le forme spaziali così, che sono assolutamente belli solo da vedere o strani da vedere, ma non sono assolutamente funzionali. Quindi li butterei via, quindi anche la Tops fa delle cazzate pazzesche. L'Estrema Ratio è uguale. L'Estrema Ratio ha imbroccato qualche buon coltello e chapeau, tanto di cappello, anche perché sono italiani e mi fa piacere. Se lo fa strapagare e comunque anche la Fox non è che sia proprio economica, sui prodotti che intende lei si fa pagare bene anche lei. Questo vedete, è l'Estrema Ratio e c'è questo materiale che non è altro poi che un alluminio aeronautico con un riempitivo e che anche qua con la mano bagnata, ragazzi, si va, o col sudore si va, si scivola. Ed è per questo che a volte non mi piacciono e poi per il fatto che se li fanno strapagare e non sono, a volte succede anche che non siano rifiniti. Questo è il mio parere personale, non voglio dare la croce addosso a nessuno, però se li fanno veramente strapagare, diciamo così. Tutte le aziende hanno i loro pregi, i loro difetti, non è che altre aziende americane o tanto blasonate facciano tutti i bei prodotti, anche lì fanno, ed è quello che guardavamo prima, no? Tra prodotti economici e prodotti top di gamma. Alle volte ci sono i top di gamma che è meglio lasciarli in scansia nel negozio, no? Sullo scaffale, e prendere magari un economico che funziona molto meglio. Può succedere anche questo, ed è quello che in questa diretta volevamo dimostrare. Volevamo anche dimostrarvi, come vi ho fatto vedere, e insisto, da questa crepa che vedete qua, che non prendete, e questo è un Boker, non è una cinesata, non prendete coltelli da poco, fate sempre un attimino di attenzione, cioè ci sono delle linee, abbiamo detto la Mora, abbiamo detto la Beard, che è la linea economica dell'Easy, abbiamo visto questo Strade, abbiamo visto i Kudeman, cioè ci sono delle marche, delle ditte che fanno dei prodotti economici di buona fabbricazione e di discreta, diciamo di buona qualità, e non sono di ottima qualità, ma sono di buona qualità, quindi si possono comprare alla portata di tutti e non si rischia la mano nel 99% dei casi. Guardate che anche nel prodotto di qualità a volte succede che c'è un difetto di costruzione. Poi ci sono invece altresì dei prodotti di qualità che, come alcuni Estrema Ratio, come tanti Tops, io vedo delle porcherie nella Tops, anche per esempio, anche la ISI ha fatto quella mannaia che non serve a niente, cosa me ne. Cioè, loro ti dicono, ma spacchi il legno, se devo cuocere il maiale, col cinghiale, allora lo taglio a pezzi con la mannaietta, però dal punto di vista del bushcraft piuttosto che del survival, non ha,
non ha nessun senso. Poi anche la Tops a volte fa dei coltelloni enormi che hanno poco, cioè, allora, tirano gli appassionati come noi perché: che bello, un bel mostro, vado là, la sradico una sequoia". Però poi dal punto di vista funzionale hanno poca funzionalità. A quel punto lì vi prendete un'accettina, piccolina da 50 € e lavorate, o anche da meno, e lavorate sicuramente meglio che, spendere 300 € per un coltellone di quel genere lì. Antonello, usiamo la roncola a questo punto. Sì, allora, sì e no, cioè sì, anche la roncola va bene per tante cose e non per tutte però, e soprattutto, si cerca di uscire con uno strumento solo e fare un po' di tutto. E qua, io sapete che sono della mia idea: lame non troppo grandi, lame corte, 9, 10 centimetri massimo, io le preferisco 9, 8 centimetri addirittura, una cettina o un segaccio chiudibile, e con quello si fa tutto quello che serve nel bosco, in campagna, in montagna, al mare. Dopo, se tutti avessimo gli stessi gusti, come ho già risposto a qualche commento, ovviamente uno dice, vabbè, chi se ne frega. Allora, no, siccome siamo di tanti gusti, di tante idee, di tante cose, a chi più piace il coltello combat, chi a più piace il coltello con 14, o si trova meglio anche col coltello da 14, 15 centimetri di lama, chi piace il kukri, chi piace altro, avete capito? E allora è giusto che ci siano vari modelli, varie forme che funzionano, eccetera. Però ribadisco, roncole Rinaldi o Siki giapponese, fantastica. Ribadisco sempre, anche quando acquistate un coltello, a meno che poi non vi appassionate, quindi provate varie forme, varie misure, più la forma è quella tradizionale, più il coltello sarà funzionale e non ci sono santi. È un dato di fatto. Cioè, il coltello con la forma a coltello, anche se qua è un po' modificata, però la forma a coltello è la forma migliore, perché poi vedo tantissime forme, tantissime cose che invece non sono, ecco, e anche i tanto possono essere belli, simpatici da vedere, ma non sono molto funzionali. Adesso qualcuno mi tirerà le orecchie. Caro Armando, se mi permetti, userei una puntata sui tipi di acciai e i loro usi, ne parleremo, dato che non esiste un acciaio definitivo, potrebbe essere un'idea. Sì, sì, è un'idea. Ho fatto anche un video se andate nella playlist, ecco, utilizzate le playlist se vi interessa l'NDE, la playlist della vita dopo la morte dell'NDE. Se vi interessano i coltelli, c'è coltelli fissi e chiudibili e c'è la playlist per trovare solo quei video. Poi se andate a vedere anche altri video del mio canale, mi può fare altro che piacere. Allora, ho fatto un video già spiegando un pochino in base, perché dopo sono argomenti anche difficili da spiegare, gli acciai, e ne parleremo anche in una diretta. Cercheremo di capire la differenza tra gli acciai, però la base è sempre quella. I tanto vanno bene per seppuku. Bravo Andrea. Allora, vi spiego, vi do una, dai, che siamo in chiusura, avrei già finito, ma vi dedico altri 10 minuti perché siete tanti e mi fa sempre enormemente piacere, vi ringrazio e vi mando un abbraccio. Allora, sapete com'è nato il tanto? Il tanto è nato perché le spade giapponesi una volta potevano avere o questa punta, Shipfoot circa, e questa era la forma fatta perché spaccavano l'elmetto, il casco del samurai avversario. Quindi avevano due, ne avevano una corta, fate conto di vedere tipo questo a lama fissa, poi avevano la spada lunga e la spada lunga terminava con una punta come le nostre spade, magari leggermente ruotata, girata, ma come le nostre spade, non c'era la punta tanto. Cosa succede? Che allora le spade costavano un rene, due reni e anche di più. E difatti i soldati samurai erano di solito possibilmente di famiglia nobile, perché ci volevano
i soldini per accaparrarsi l'armatura, le spade, eccetera. Se la spada, soprattutto verso la punta dove si assottigliava di più, colpendo l'armatura nemica, bravo l'elmo, il cabuto, si rompeva, si spezzava, per non buttare via la spada, si sono inventati la punta tanto, cioè rifinivano la punta trasformandola in una tanto, che è un po' diversa dalla tanto che si usa adesso, che è un tanto americano, tanto per un tanto che è un po' più grosso. Era, era simile, adesso ve la faccio vedere, non in questo, aspetta perché questo è, ve la faccio vedere se lo becco, chissà dove l'ho messo, ecco qua. Comunque mi avete dato un'idea, dai, faremo un concorso in qualche diretta, chi risponde giusto vincerà un coltello. Vedremo. Allora, questo ovviamente l'ho trasformato io utilizzandolo per parecchio tempo. Vedete, questa è più il tanto che può sembrare quello delle lame giapponesi. Vedete che non ha proprio l'angolo retto, ma è tondo. Cioè rettificavano la lama, tagliavano il pezzo rotto, facendola tanto, no? Ad angolo, e poi arrotondavano un po', quindi diventava così e meno. Vediamo la differenza, che anche questo non è proprio tanto tanto, ma è tanto per capirsi e qua faccio il gioco di parole. Vedete la differenza? Questa è angolo retto, questa è angolo tondo. Quindi il tanto giapponese all'epoca era così, poi ovviamente è diventata un po' una moda, è diventato un po' una cosa combat, tattica, tecnica, chiamatela come volete, e quindi si è usato. Frederick Grande ha creato qualcosa di unico. C'è un piano tutto di armi giapponesi. In Toscana, a Firenze, sì, molto bello. E bene, allora questa era una curiosità, ma ce ne sono molte di queste curiosità, e per quello che facciamo queste dirette, perché piano piano poi vengono fuori le idee. Peccato che non si possa fare, perché io volevo farla sul canale Telegram, una chiacchierata. Sapete che si può fare tipo una chat vocale, meglio che sul social, sul social vocale, che adesso non mi ricordo neanche il nome, andiamo a vedere come si chiama. Dovrei aver giocato meglio che su Clubhouse, fare una chat vocale dove si può interagire, parlare. Ci sto studiando su. Sappiate quindi che c'è anche il canale Telegram Ermanno Azzolini. Al momento lo utilizzo poco, però cercatelo, è aperto, è pubblico, e nel senso che li metto su i link, i video, eccetera. Però vorrei fare qualche diretta in chiacchierata dove così anche voi potete parlare e ci si confronta un pochino più comodamente, che non fa scrivere. Se anche qua vi posso far vedere i coltelli, però. Grandi contenuti, bei video, uno dei pochissimi in Italia a trattare di questa passione. Grazie, grazie BRB, grazie mille. Ci metto la passione, quella che ho io, come avete voi tutti, ed è bello insomma parlare. Farò anche qualche diretta perché mi è stata chiesta dagli appassionati invece di vita dopo la morte, e anche lì se qualcuno di voi vorrà partecipare. Adesso sto vedendo con Gennaro di Smart Video Photography se riprendere a fare qualche diretta qua su YouTube, anche quella, ma eventualmente vi informerò. Allora, l'appuntamento, anche se sono un po' timido, sarebbe bello partecipare, Mario Rossi. Ma sì, ma timido, si sente solo la voce, dici la tua, dai, dai, la organizziamo. Per le feste di Natale organizziamo anche una chat, un audio chat, video, audio chat, adesso vediamo un po' come chiamarla, sul canale Telegram, così ci sentiamo anche a voce, chiacchieriamo, magari in contemporanea che faccio la chat, metto la diretta su YouTube, così si può anche interagire, vedere, uno
dalla chat poi magari se avete un tablet e uno smartphone potete con lo smartphone parlare in chat e col tablet vedere se magari dobbiamo vedere qualche modello, qualcosa. Ci proviamo, dai, organizziamo. Io ci sono, se ci siete anche voi la organizzo. E se qualcuno poi mi vuole dare una mano anche come moderatore, perché dopo se siamo in tanti, ovviamente, sapete che bisogna alzare la mano, poi viene data la parola e quindi serve sempre qualcuno che dà una mano. La paura è dire cosa senza... Non capisco, Antonio, cosa vuoi dire. Ermanno, la paura è dire cose senza senso. Ah, no, ma no, ma allora è come a scuola. A scuola, se non alzi la mano e dici anche la stupidata, non impari mai se era una cosa giusta o sbagliata e ti tieni il dubbio. È giusto dire le cose senza senso anche, perché è così che si impara. Si spara la cavolata, nessuno ti tira le orecchie, non sei a scuola, siamo tra amici, ci raccontiamo, parliamo della nostra passione e quindi non c'è nessun problema. Non sta a preoccuparti, Antonio, veramente. Tu spara la tua cazzata e noi ti diciamo, qua, guarda, ecco, anche qua una cosa bella, la diciamo adesso in chiusura perché ho visto che qualcuno se ne sta già andando, eravamo più di 40, adesso siamo scesi a 30 perché è ora di cena, poi ci sono le partite, quindi vi conosco Lazzaroni, dovete andare a vedervi la partita. Allora, il discorso è questo qua. Se a volte anche nei gruppi di Facebook, nei gruppi, nei forum, che ce ne sono pochi ormai rimasti, c'è sempre questo scontro tra ignorantoni, sapientoni, maestrini, gente che percula, gente che prende per scherzo le cose e sono diventati ormai purtroppo una volta, cioè l'idea è, una volta quando c'erano i forum tradizionali con le moderazioni, allora uno non poteva venire lì e dirti io ho il coltellino, ho comprato a 5 euro la bancarella al mercato delle pulci, è più figo di tutti, qua là su e giù, e poi insultare chi faceva una domanda. C'era una moderazione. Adesso le moderazioni, anche perché si è in tanti nei gruppi, eccetera, vengono meno. Allora, l'ideale è essere sempre educati, sparare la propria idea, dire anche la propria stupidata, perché no? E insieme si discute, si parla come tra amici. Purtroppo, allora, il bello della tecnologia è che se anche siamo tutti distanti, ci possiamo trovare, no, come intorno a un focolare, qua che ce la raccontiamo, e sotto le feste, che magari siete anche più liberi voi, si sta insieme e possiamo fare questa chat col video dove ci raccontiamo, parliamo dei modelli, si può dire ognuno la propria esperienza e ben venga chiunque voglia fare domande, eccetera. Poi se uno dice una castroneria, ci dice no, guarda che ti stai sbagliando, succede così così, io lo so, è successo questo, io so quell'altro, e ognuno dice la sua. Io sto ancora imparando da altri e altri imparano da me. Il bello della passione è trasferire quello che si sa agli altri e imparare anche dagli altri cose nuove, che è una cosa fantastica. Abbiamo questa tecnologia che ci aiuta a farlo, io non capisco tanti che invece hai capito, si scherniscono, si prendono in giro. Succede, voglio dire, succede o anche di essere convinti di essersi preso all'inizio, uno dice wow, ho preso il coltello più bello del mondo, invece c'è quello che dice no, aspetta, amoretto, attenzione che ti hanno dato una fregata, ci si resta male. Però è così. Comunque vi ringrazio, l'appuntamento per la diretta è sempre domenica prossima alle ore 18. Parleremo di affilatura, cercherò di trasmettere quello che riesco, spiegarvi. Parliamo solo di affilatura a mano. Dopo sistemi ce ne sono tanti, metodi ce ne sono tanti, c'è chi vuole il filo lucido, c'è a specchio, c'è chi vuole, gli basta il filo che tagli la legna e va sempre bene, per cui anche lì, sempre con grano salis, cerchiamo di parlarne il più liberamente possibile, cerchiamo di vedere, anche perché ci sono alcune cose che possono essere simpatiche. Parleremo di affilatura, se riesco vi porto anche una novità, un coltello, tanto da farvelo vedere veloce, ma vediamo se riesco.
E mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, aiutatemi a crescere, dai che stiamo avvicinandoci ai 10.000. Fate uno sforzo, frustate gli amici e i parenti, fateli iscrivere. No, è perché dopo potrò farvi anche, un day vlog, vediamo, ci sto studiando su, sempre tema outdoor coltelli, e si potranno fare delle stories e quindi anche lì, delle piccole pillole, sarebbe interessante. A tutti vi auguro una buona serata, una buona cena, vi ringrazio di essere stati in compagnia con me, spero di avervi fatto un po' di compagnia e, mhmm, di essere riuscito a trasmettere qualche nozione. Ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti, buona serata, ciao.